Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vediamo come fare la cosa più figa del mondo, cioè le strisce sul prato. Gli inglesi le chiamano lawn stripes e sicuramente le avete già viste su campi da calcio, campi da golf, ville e resort di lusso, ossia in tutti quei luoghi curati da manutentori professionisti con attrezzature di alto livello. A prima vista sembrerebbe che il prato sia stato tagliato ad altezze diverse, ma in realtà si tratta solo di un effetto ottico dovuto alla diversa rifrazione della luce sulle foglie dell'erba piegate in direzioni opposte da speciali rulli posti appunto sotto alle macchine di tipo professionale. Ora, siccome si tratta di attrezzi professionali dal improponibile costo di svariate migliaia di euro, vediamo un espediente fai da te per riprodurre il medesimo effetto sul nostro prato con una modica spesa. Per prima cosa avremo bisogno di un tubo di plastica della lunghezza pari alla larghezza delle ruote del nostro tagliaerba. Io utilizzo come sempre il tubo da idraulico poiché è provvisto di tutti i raccordi e giunzioni che ci servono appunto per realizzare il nostro rullo. In particolar modo 2 supporti di giunzione e 2 tappi laterali. Poi ci servirà un filo di ferro, un filo molto rigido. Io utilizzo quello che di solito viene usato per stendere il bucato, che è robusto e resistente. Per finire avremo bisogno del materiale di riempimento. Qui potete utilizzare qualsiasi cosa riuscite a reperire, dalla sabbia al ghiaino o addirittura al cemento. Il concetto è che più riuscite a farlo pesante e più marcato e duraturo nel tempo sarà l'effetto sul nostro prato. Per prima cosa iniziamo con il forare i tappi laterali, poi provvediamo a tagliare il tubo in base alla larghezza del nostro tagliaerba. A questo punto passiamo il filo di ferro all'interno dei tappi e del tubo. Ora non ci resta che riempire il tubo con il materiale prescelto. Io in questo caso ho utilizzato della comune sabbia da edilizia. Per agganciare il nostro rullo al tagliaerba io ho utilizzato queste fascette da elettricista e dei piccoli moschettoni che ci consentiranno di applicarlo e rimuoverlo al momento della necessità. Ovviamente trattandosi di un effetto ottico il risultato andrà via via diminuendo nel tempo, man mano che l'erba si rialza e recupera la sua posizione originale l'effetto risulterà meno evidente. La durata sarà influenzata dalle condizioni climatiche, più il prato sarà umido, più l'erba sarà pesante ed impiegherà più tempo a ritornare alla posizione verticale, facendo così svanire il nostro effetto. Al contrario, giornate secche e soleggiate accelereranno questo processo. Un piccolo trucco per marcare più a lungo nel tempo il nostro prato è quello di lasciarlo leggermente più alto del solito, poiché così avremo più superficie d'erba da piegare e questa impiegherà un po' più tempo a tornare nella posizione verticale. Gli attrezzi professionali, grazie al loro peso elevato e alla presenza di più rulli sotto la macchina, riescono ad avere il medesimo effetto anche con un taglio molto basso dell'erba, ma con questo piccolo espediente riusciremo a prolungare un po' più la durata dell'effetto. Si parla comunque di qualche ora, ma sarà sufficiente a farci far bella figura con i nostri amici e a suscitare l'invidia del vicinato. Anche per questo video è tutto. Se vi è piaciuto e è stato utile vi invito come al solito a lasciare un like e ad iscrivervi al canale per altri contenuti interessanti sul giardino e il giardinaggio. Grazie per aver guardato, ci vediamo al prossimo video.